tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo tornare a parlare di bambù, l'abbiamo già fatto in qualche video dello scorso anno. Perché il bambù? Perché il bambù è una pianta molto interessante che ci dà anche del materiale da costruzione. Sovente quando le persone acquistano una casa con giardino, quando vedono il bambù in giardino subito rimangono un po' inorriditi perché dicono no, questa pianta non la voglio perché è infestante, perché colonizza tutto, e in effetti il bambù ha questo grande potere di colonizzazione del territorio. Ma sicuramente con un po' di controllo possiamo contenerlo. Naturalmente un bambù si sviluppa meglio vicino delle fonti d'acqua. Se c'è un terreno un po' più umido, lì il bambù difficilmente trova ostacoli e diventa veramente invasivo. In terreni in cui non ricevono acqua, a meno che non piova o che gliela diamo noi, il bambù ha una crescita comunque abbastanza importante, però ha un po' di difficoltà nella colonizzazione appunto del territorio. Quindi possiamo inserire una pianta di bambù nel nostro giardino, magari in un angolo in cui l'acqua la riceve esclusivamente da noi, oppure tramite le piogge. Poi se è un terreno anche sassoso, un terreno che incontra delle difficoltà come sviluppo di queste parti sotterranee del bambù, questo può impedire un po' la crescita appunto del bambù intorno alla zona dove lo abbiamo piantato. Però ricordiamoci che è una pianta comunque invasiva, però è molto importante perché è una pianta che ferma il terreno dall'erosione quando piove, quindi ha questa funzione importantissima. Qui potete vedere che il terreno è in discesa, qui non frana mai nulla perché la parte più sassosa che potrebbe franare è trattenuta dal bosco di bambù che si viene a creare ogni 2 anni in questa zona. Noi sistematicamente ogni 2 anni veniamo qui, facciamo una grandissima pulizia, togliamo tutto e dopo 2 anni c'è di nuovo una foresta di bambù. Quindi il bambù ha anche una crescita molto veloce. In 2 anni una pianta di bambù, una piantina di bambù può diventare come questa. Guardate qui che cosa abbiamo tolto ed è uno dei tanti. Abbiamo tolto ieri bambù a non finire. Questo ha un'altezza secondo me di 6 metri, 7 metri, comunque un bambù altissimo. Guardate che belle canne robuste. Quindi il bambù ci dà anche del materiale che possiamo utilizzare nel nostro giardino. Quindi se lo troviamo nel terreno acquistato, cerchiamo di tenerne un po' di bambù perché ci garantisce appunto un tipo di materiale adatto per poter piantare i pomodori, per crearci delle strutture, dei tunnel, perché nella parte finale è molto flessibile. In più, visto il prezzo che ultimamente hanno diversi materiali di costruzione, anche le canne di bambù hanno un prezzo abbastanza alto in questi ultimi anni. Se ce l'abbiamo in casa, facciamo tutto da noi, autogestione, ci prendiamo da soli il materiale che ci serve direttamente dal nostro giardino, così facciamo una pulizia, come sto facendo io in questi giorni, del bosco di bambù e nello stesso tempo ho gratis il materiale che mi serve da portare in orto o in giardino per far arrampicare delle piante, per mettere i bastoni per i pomodori, usare i piccoli bambù magari per delle piccole piante d'appartamento che tendono a piegarsi. Ad esempio anche per i gladioli, poi quest'estate utilizzerò degli scarti appunto della pulizia del bambù per portare in giardino appunto questi sostegni e tenere i fiori dritti, visto che al primo vento i gladioli tendono a sdraiarsi. Questo è il lavoro che sto facendo in questi giorni. C'è veramente tanto da fare qui perché è un terreno abbastanza grande, diciamo che è quasi metà del mio giardino, un terreno incolto in cui cresce, da quando abito qui, questo bambù con queste canne verdi bellissime, e in più cresce anche una popolazione di fitolacca, questa pianta infestante ancora di più del bambù, che cresce ovunque, si insedia ovunque e poi cresce in autunno, sia dei colori spettacolari tra il violetto e il rosso molto autunnali, queste bacche nere che scendono giù, che cadono in giù, però è una pianta invasiva e io se devo scegliere su cosa togliere dal mio giardino tra fitolacca e bambù, io mi tengo il mio carissimo bambù che mi piace veramente tanto ed elimino la fitolacca più che posso perché è una pianta infestantissima,
Adesso qui non so se potete vedere, magari qua ai lati forse si vede qualcosa, c'è un disordine incredibile. La fitolacca si sviluppa, cresce durante l'anno, poi in inverno secca e rimane appunto la parte secca piantata nel terreno in maniera molto rigida. E in più abbiamo notato anche che agendo sulle piante ancora verdi in autunno per poterle eliminare o con le prime piante che crescono in primavera, se sono veramente tantissime, eliminandole col decespugliatore si libera nell'aria una sostanza che irrita le vie nasali, le vie respiratorie. 2 anni fa Giorgio è venuto col decespugliatore, ha fatto una bella pulizia di fitolacca e per 2 giorni ha avuto questo fastidio al naso, come una rinite allergica. Quindi è anche una pianta che sprigiona un qualcosa che non bisognerebbe respirare. Quindi evviva il bambù, mi piace perché tagliandolo e lavorando in mezzo al boschetto di bambù non c'è questo tipo di problema, ad esempio. È un lavoro un po' faticoso, ma rispetto a quello della fitolacca almeno non mi dà poi fastidio di problemi respiratori. Io il bambù, quando lo taglio, tendo a sdraiarlo, successivamente con delle cesoie, questo è un lavoro che ho fatto ieri per 4 ore, in effetti ho anche male un po' al polso, taglio tutti i rami che portano le foglie. In questo modo, cercando di pulire il più possibile la canna di bambù, per portarla poi in giardino e utilizzarla per qualcosa. Quando faccio questo lavoro, adesso mi avvicino un pochettino, sperando di non inciampare da qualche parte, perché qui tra fitolacca e tutto è un problema. Quando faccio questo lavoro, tendo a lasciare sempre dei monconi, dei rametti che portavano le foglie, diciamo 1 centimetro, 1,5 cm, perché poi usando questo bambù, questa canna di bambù, io qui posso fare appoggiare un'altra canna, magari più piccola, posso inserire del filo, fare delle legature e quindi rimane poi un qualcosa di importante che ci serve anche se usiamo come canna singola per far arrampicare una pianta, un sostegno alla stessa pianta per potersi arrampicare. Quindi non elimino mai totalmente questi monconi, lo faccio soltanto nella parte basale del bambù che andrà inserito poi nella terra, perché inserendolo nella terra questi andranno eliminati, perché è meglio che non trova ostacoli, in modo che si riesce a mettere ben piantato nel terreno. I bambù di dimensioni come questa possono essere tagliati magari qui prendendo la misura giusta che ci serve e poi col martello possono essere piantati a martellate nel terreno, lasciando nella parte che va nel terreno un taglio con un'angolatura un po' diciamo a coltello, in modo che riesce a penetrare bene nel terreno e non essendo piatto non fa resistenza. La parte invece da martellare è bene che sia dritta in modo da agire bene col martello. I rametti più piccoli invece io li taglio sempre a coltello in modo che possano entrare forzando nel terreno. Io ho un terreno argilloso, quando ci sono delle piogge, dopo le piogge questo lavoro è molto facilitato perché il terreno argilloso è abbastanza, si riesce a inserire bene diverse paletti, canne di bambù. Quando è secco invece diventa molto duro, quindi lì bisogna scavare. Però per le canne di piccole dimensioni faccio così, un taglio a coltello e poi a mano piano piano li inserisco nel terreno, facendo attenzione appunto ai monconi che abbiamo lasciato, perché è meglio usare dei guanti per non ferirsi. Il bambù presenta appunto queste caratteristiche che sono molto importanti anche di decorazione, ad esempio, perché una foresta di bambù, un boschetto di bambù può essere un qualcosa di molto affascinante, molto bello da vedere, soprattutto se utilizziamo questi bambù un po' decorativi. Io ho una pianta in vaso da diversi anni di Philostachys nigra, che è il bambù col tronco con i fusti neri, dopo il secondo anno si anneriscono e creano questo contrasto tra le canne nere e le foglie verdi, un contrasto visivo bellissimo. Ho sempre cercato di convincere Giorgia a inserirlo in giardino, non ci sono mai riuscito proprio per il problema di avere troppi bambù poi da gestire. In effetti ha ragione, ma pulendo questa zona che in 18 anni non è mai stata utilizzata, effettivamente si potrebbe mettere qui questa pianta di bambù nero, Philostachys nigra, e farla crescere in modo da avere poi come elemento decorativo da portare in giardino queste canne di colore nero.
e in più si crea anche una zona d'ombra, è vero che colonizza un po' il terreno, si crea una zona d'ombra in cui non cresce magari la fitolacca e poi bisogna intervenire con dei cespugliatori e altre cose. Questa è una mia idea, spero di portare in giardino il mio bambù nero. Non so se ne ho parlato all'inizio del video, non ricordo, comunque gli utilizzi che se ne fanno del bambù in giardino sono anche quelli appunto di frenare la terra dal dilavamento, quindi dall'erosione, e in più il bambù è anche una pianta che purifica l'aria, quindi ha un buon potere di purificazione appunto dell'aria, perché assorbe tantissima anidride carbonica. Quindi è una pianta effettivamente che, a parte il fatto di essere infestante, può rappresentare un elemento molto decorativo in giardino. Ci sono dei bambù che creano delle canne che sono gigantesche, possono essere alti anche 12 metri mi sembra, o anche di più se non sbaglio. Crescita velocissima, alcuni tipi di bambù hanno una crescita circa di 90 cm al giorno, quindi pensate come riescono a crescere, a spingere queste piante. Se abbiamo un giardino piccolo, naturalmente io sconsiglio di inserire del bambù, piuttosto lo coltiviamo in vaso con dei piccoli esemplari. In un giardino grande in cui si può perdere magari un po' di controllo, diciamo in qualche angolino del giardino, io consiglio vivamente il bambù perché ci dà del materiale ottimo, visto i prezzi delle canne di bambù ultimamente sul mercato che sono improponibili. In questo caso io adesso vi porto nell'orto, vi faccio vedere quante canne di bambù sono riuscito a prendere ieri e ce ne sono ancora un'altra decina ancora qui da recuperare, e diciamo anche che con un tronco di questo tipo che misura dai 6 metri più o meno, 7 metri così, posso ricavare 3 canne magari da utilizzare in orto, e quindi c'è un buon recupero su quelle che sono le spese per poter acquistare le canne di bambù. Io qui ho tutto materiale gratis, l'unica cosa che devo investire appunto è il mio tempo e un po' di energia perché il lavoro è abbastanza impegnativo, però poi dopo mi trovo con un sacco di materiale a disposizione, naturalmente gratis, e questo non è una cosa da poco. Adesso vi porto in orto, vi faccio vedere le canne che ho preso, anche perché c'è un piccolo problema. Io 2 anni fa ho piantato una canna singola di bambù nella terra ed è germogliata. Non so se è un caso, ma ho notato che le canne di bambù, alcune spuntano dal terreno con una parte verde tipo questa, altre invece sono fuoriuscite dal terreno o il terreno si è dilavato un pochettino e ha esposto una parte molto più arrotondata con tanti nodi. Io credo che quella parte lì sia un po' pericolosa inserirla nel terreno perché può generare poi delle radici e far radicare la nostra canna di bambù. Adesso andiamo in orto così parliamo di questo argomento. Chiedo anche a voi un'esperienza sul campo per vedere se è stata una cosa veramente occasionale o effettivamente le canne di bambù, se non si fanno asciugare dopo il taglio per diverso tempo, si rischia che poi radichino nel terreno, naturalmente non nella parte centrale del bambù, ma la parte più, secondo me, pericolosa per un radicamento è proprio quella basale che era a contatto con la terra. Comunque la vediamo insieme adesso nel mio orticello, in cui ho sistemato tutta la marea di canne di bambù che ho raccolto ieri. Eccomi qua, in questo orticello che ho creato nei giorni scorsi. È ancora tutto da finire, ho già messo la paglia per proteggere un pochettino la terra, e qui ci sono tutte le canne di bambù raccolte ieri durante l'operazione di pulizia. Ne dovevo portare ancora altre qua in giardino, ne ho veramente tantissime. Non tutte saranno utilizzate per l'orto, soltanto per quello che riguarda pomodori, melanzane e peperone ad esempio, però avevo studiato un metodo per poter coltivare anche la zucca sulle canne di bambù, nel senso mettendo parallele al terreno delle lunghe canne in una zona che non dà fastidio, vicine, in modo da far arrampicare e legare la zucca mano a mano che cresce. Così, facendo i frutti, poi mettendo un mattone sotto o una cassetta di plastica, si può appoggiare il frutto al di sopra della cassetta, non è a contatto col terreno e neanche la pianta è a contatto col terreno, tenendo sollevato e parallelo al terreno la canna di bambù. L'avevo fatto 2 o 3 anni fa, era servito perché la zucca si sviluppava ed ero io a dargli un percorso, e quindi l'avevo trovato molto interessante. L'unica cosa è che occupa parecchio spazio qua in giardino e quindi devo valutare se rifare di nuovo una cosa di questo tipo. Vi ho portato qui nell'orto per farvi vedere sì tutte le canne che ho raccolto, farvi vedere anche che le ho raccolte di dimensioni diverse, perché alcune, tipo queste grandi,
saranno utilizzate qua in giardino magari per rinforzare alcune cose, magari come paletti per rinforzare la rete ed altro, o come elementi magari decorativi, vediamo che cosa riesco a inventarmi. Quelle di dimensione media, tipo questa, invece sono le classiche canne che utilizzerò poi per piantare i pomodori, per farci arrampicare poi i pomodori. Ne ho anche di queste un bel po'. I pomodori non ne voglio prendere tanti quest'anno perché ho capito che per me il pomodoro è una pianta che rappresenta tanto lavoro, troppo lavoro, e non mi va tanto di perdermi a staccare le femminelle e tutto il resto. Preferisco avere poche piante di pomodoro. Io non sono una persona che fa la salsa o il sugo, non mi interessa farlo, tanto Giorgio il sugo non lo mangia neanche tanto, anch'io non sono un grandissimo amante del sugo. Quello che a me piace è staccarmi un bel pomodoro dalla pianta e mangiarmelo direttamente quel momento stesso, oppure portarlo in tavola con le friselle e usarlo appunto come alimento da mettere sulla frisella con olio, sale eccetera, oppure una bella insalatona di pomodori. La preferisco rispetto al classico sugo che non digerisco neanche tanto. Sia io che Giorgio, ad esempio, la pizza la prendiamo sempre bianca senza sugo e la troviamo molto più digeribile che col sugo. A parte questo ho preso anche altre canne piccoline, queste qua invece mi serviranno poi per i fagiolini, e anche qui ne ho una cinquantina, quindi i fagiolini ne metterò un bel po' invece, perché è molto lungo il processo di raccolta, perché bisogna andare in mezzo alla pianta eccetera, ma i fagiolini a me piacciono tantissimo e quindi non vedo l'ora di mettermi lì e raccoglierli, e spero di riuscire a raccoglierne anche tanti. C'è ancora questo piccolo quesito che di cui vi ho parlato prima quando vi ho fatto vedere quella canna molto lunga di bambù, che è quella del fatto che le canne di bambù, come è successo a me 2 anni fa o 3 anni fa, un caso credo sporadico, una canna di bambù ha radicato. Io l'ho inserita nel terreno usandola come paletto e alla fine ha emesso le foglie. Io penso che rispetto una canna di bambù come questa, tagliata con la motosega alla base, un po' più alta della base, tra un nodo e l'altro, vedete che qua è anche bucato, classica canna di bambù bucata, non possa dare origine a radici, mentre una di questo tipo, che è stata tagliata proprio a livello della terra e presenta questa struttura diversa, vedete, con tanti nodi ravvicinati, un po' ondulata, mi fa capire che questa parte qui basale ha la potenzialità di sviluppare le radici, perché subito sotto la pianta di bambù tende a piegarsi su questi stoloni che corrono con tante radici sotto la superficie del terreno, e quindi mi fa pensare che sottoterra in effetti la parte sotterranea del bambù somiglia molto a questa parte finale di questa canna, con questi nodi ravvicinati, rispetto a questa che invece è totalmente verde, ha i nodi molto distanziati. E visto che questa somiglia molto alla parte sotterranea, mi dà l'idea che possa sviluppare le radici se io adesso prendo questa canna tagliata ieri e la inserisco in un terreno mantenuto umido. Credo che possa emettere delle radici. Quindi è importante far asciugare molto bene le canne di bambù dopo la raccolta, anche per un mesetto, in modo che possano seccare e perdano questo fattore di essere delle potenziali canne che possono emettere radici. In più queste parti finali io tendo a toglierle sempre, le taglierò qui in modo da eliminare completamente questo, perché non voglio avere altro bambù in giardino a parte quello lì. Non so se è successo anche a voi di mettere una canna di bambù nella terra e vederla poi germogliare dopo un mese. A me è successo, non so se è una cosa sporadica, una cosa rara o è stato veramente un qualcosa di unico, però mi ha dato l'idea che bisogna fare molta attenzione comunque con il bambù. Quindi una grande asciugatura delle canne in modo che possano perdere questo potenziale fattore di sviluppo di radici, magari tagliandole dalla terra un pochettino più alte, poi dopo togliere l'altro pezzo e mandarlo via, e utilizzare solo la parte che è stata tagliata ad una certa altezza dalla terra, in modo che si perda un pochettino questo fattore di sviluppo delle radici. Non so se questo qui, inserendolo con almeno 2 nodi nella terra, possa sviluppare delle radici. Comunque con un buon periodo di asciugatura, secondo me dovrei aver scongiurato
tutto questo. Se avete dei consigli da darmi, perché in questo non ne conosco molto io non conosco molto la materia di riproduzione dei bambù, so che si possono riprodurre per seme facilmente e per divisione dei cespi, questo sì, l'ho letto, ne sono al corrente, però non so se effettivamente una canna di bambù può dare origine ad una nuova pianta semplicemente inserendola nel terreno. Quelle che noi compriamo sono trattate, sono secche e quindi non c'è questo pericolo. Se abbiamo del bambù raccolto in giardino invece dobbiamo considerare il fatto che una canna raccolta a livello molto basso nella terra, quindi molto vicina al suo stolone con tutte le radici, può dare effettivamente, se utilizzata subito dopo il taglio, uno sviluppo di una nuova pianta dopo 1 mese o 2 mesi, perché il bambù è una pianta anche molto robusta e si adatta facilmente a diverse condizioni. Se avete dei consigli io li leggerò sotto questo video dedicato a questa pianta straordinaria che è il bambù. Io con questo vi saluto e ci vediamo presto ad un prossimo appuntamento in giardino e vediamo quale sarà l'argomento. In questo periodo la primavera veramente si fa sentire, anche se è ancora un po' lontana, mancano circa 2 mesi. Però si sente già nell'aria e lo vedo anche perché in giardino stanno cominciando a spuntare tulipani, narcisi e altre piante. Le gemme delle ortensie si sono gonfiate, alcune si sono aperte facendo già vedere delle foglie all'interno e quindi questo mi fa pensare che quest'anno la primavera sarà un pochettino anticipata. Speriamo che non arrivi un'ondata di gelo poi a bruciare il tutto. E speriamo anche che una volta arrivata la primavera non arrivino queste piogge monsoniche che durano 1 mese e mezzo, come è successo l'anno scorso, in cui poi non si può venire in giardino e godere della bellezza dei fiori primaverili che sono tra i più belli che ci può dare un giardino. Ciao a tutti e grazie e a presto. Ciao ciao!